Ciao ragazzi, oggi parliamo di Sonny Smith, il Superman delle isole Samoa, un bodybuilder di spicco degli anni 90, in uno dei periodi fra i più competitivi di sempre. Originario delle isole del Pacifico, Sonny ha iniziato tardi col bodybuilding ed è arrivato ai vertici della scena agonistica IFBB quando aveva già 36 anni, riuscendo comunque a portare sui palchi di gara una forma spettacolare, che gli ha permesso di conquistare numerosi podi, in virtù del fisico simmetrico ed eccezionale, con spalle ampie, vita sottile, ventri muscolari lunghi e pieni che contrastavano con le articolazioni sottili. Uomo di poche parole che lasciava parlare i fatti, Smith è stato un ottimo interprete del bodybuilding old school, un esempio di grande perseveranza che ha trovato la sua massima espressione sportiva con la vittoria del Mr. Olympia Masters del 1995, dopo ben 20 anni di duro lavoro in palestra. Personalità tranquilla e amichevole, Sonny era apprezzato da chi lo conosceva. Atleta caparbio e motivato da un lato, ma anche spirito bohemien, fumatore abituale di marijuana dall'altro. E sarebbe stata proprio la sua vicinanza col mondo delle droghe ricreative a creargli problemi con la legge nei primi anni 2000, portandolo a trascorrere alcuni anni in carcere. Purtroppo nel 2004 la vita di Sonny è stata prematuramente stroncata dal cancro a soli 50 anni. Senza perderci in facili speculazioni, di lui ricordiamo la grande perseveranza e la personalità genuina e senza fronzoli, testimoniata in alcune dichiarazioni rilasciate dopo la vittoria al Mr. Olympia Masters del 1995. Diceva: «Ho lavorato 20 anni per raggiungere questo obiettivo. Il momento è dolce e desidero assaporarlo. Da giovane pensi che il successo sia frequente e infinito, ma una volta che hai una certa esperienza alle spalle, ti rendi conto che il successo è fin troppo raro e la vittoria fin troppo fugace». Una perla di saggezza dal mitico Sonny, un grande campione che purtroppo abbiamo perso troppo presto. In questo video ne ripercorriamo brevemente la vita e la carriera sportiva. Enjoy! Edmond Alten Smith, detto Sonny, nasce nel settembre del 1953 in Nuova Zelanda, ma cresce nelle isole Samoa, in Polinesia. Sportivo sin da giovanissimo, a soli 17 anni Sonny torna in Nuova Zelanda con la speranza di intraprendere una carriera nel pugilato. Purtroppo un infortunio ad una spalla lo fa desistere dall'obiettivo di diventare un pugile professionista. Ma, come si suol dire, non tutti i mali vengono per nuocere. Per riabilitare la spalla, piuttosto che affrontare un intervento chirurgico, Sonny comincia ad allenarsi con i pesi e scopre un nuovo mondo pieno di opportunità. Dotato di un ottimo potenziale genetico, pur avendo poca conoscenza delle tecniche del bodybuilding, Sonny risponde bene all'allenamento con i pesi e il suo ottimo sviluppo fisico viene presto notato dai compagni di palestra, che lo incitano a partecipare alle competizioni di bodybuilding. Seppur con qualche dubbio, alla fine Sonny si lascia convincere e nel 1981, a 28 anni, con un peso intorno agli 80 kg ben distribuiti su 1,75 m di statura, partecipa alla sua prima competizione, una gara locale che vince con facilità, un evento che lo motiva a continuare a gareggiare. Nel 1983 Sonny si trasferisce a Melbourne, in Australia, dove comincia a frequentare una vera palestra, fa amicizia con i bodybuilder della zona e comincia ad imparare le tecniche di base del bodybuilding, sia per quanto riguarda l'allenamento che l'alimentazione. Non è più un ragazzino, ha già 30 anni, ma è dotato di un'ottima struttura e stimolato dal nuovo ambiente si allena e mangia alla grande e il suo fisico risponde con prontezza alla nuova routine. Torna sul palco in ottima forma al Mr. Gold Coast, vincendo sia la categoria dei pesi medi che il titolo assoluto. Negli anni a seguire, Sonny scala le classifiche del bodybuilding australiano, vincendo diversi titoli nazionali fra i dilettanti e, finalmente, a coronare la sua perseveranza, nel 1989 ottiene l'agognata Pro Card. Ha già 36 anni, ma vive il suo sogno di essere un bodybuilder professionista con l'entusiasmo di un bambino. Esordisce sul circuito pro nel 1989 al Grand Prix di Melbourne, dove ottiene un rispettabile 7° posto, alle spalle di mostri sacri del calibro di Gary Stridham, Robbie Robinson, Bob Paris, Albert Beckless, Ron Love e Bertil Fox. Con l'aiuto del Master Blaster Joe Weider, Sonny ha poi modo di trasferirsi in California, dove sarà compagno di stanza e di allenamento di Milos Sarcev. Gareggerà sul circuito pro IFBB per un decennio, dal 1989 al 1999,
partecipando ad una cinquantina di competizioni. Fra i punti salienti della sua carriera ricordiamo i numerosi secondi e terzi posti ottenuti in diversi Grand Prix fra il 1991 e il 1993 e le 5 partecipazioni al Mister Olympia fra il 1991 e il 1995, dove comunque non è mai riuscito ad andare oltre la sesta piazza. Nonostante i numerosi podi e gli ottimi piazzamenti, la vittoria di una gara sul circuito professionale sembra proprio non arrivare per il buon Sonny. La grande affermazione arriva nel 1995, quando, a 42 anni, con un peso sui 109 kg, partecipa al Mister Olympia, sia nella categoria Open, dove sarà 13°, che nella divisione Masters, dove si aggiudica la prima posizione superando Robbie Robinson. È il coronamento del lungo lavoro svolto da Sonny, il frutto di un ventennio di impegno e fatica in palestra. Continuerà a gareggiare nella categoria Masters fino al 1999, ottenendo sempre risultati di prestigio. Ricordiamo i 3 secondi posti conquistati rispettivamente al Mister Olympia Masters del 1996 e 1997 e all'Arnold Classic Masters del 1998 e infine il terzo posto ottenuto alle spalle di Vince Taylor e del nostro ottimo Flavio Baccianini al Mister Olympia Masters del 1999, gara che sarà anche la sua ultima competizione. Nel 2000 la sua vita subisce una svolta negativa. Viene arrestato con l'accusa di aver aiutato il boss della droga australiano Tony Mokbel a importare cocaina da Città del Messico in Australia. Dichiaratosi colpevole, sarà condannato a 3 anni di reclusione, periodo nel quale Sonny attraversa una fase di profonda riflessione spirituale, convertendosi al cristianesimo. Purtroppo nel 2003 gli fu diagnosticato un cancro, che lo stroncò rapidamente. Morì il 25 gennaio 2004, aveva 50 anni. Come curiosità ricordiamo che a Sonny piaceva fumare spinelli, pratica che più volte gli ha creato qualche problema. Sentiamo dalle parole di Milos Sarcev un aneddoto su una disavventura che li coinvolse entrambi. Nei primi anni 90 io e Sonny stavamo andando da San Diego a Los Angeles per fare un servizio fotografico per Weber. Io guidavo mentre Sonny si fumava una canna. Io non fumavo la roba perché ho provato un paio di volte, ma mi dava sonnolenza e mi rincoglioniva. Ad un certo punto arriviamo ad un posto di blocco dove fermavano a campione delle auto. Sonny poteva sembrare un messicano e hanno fermato anche noi. Ci hanno fatto uscire dall'auto per fare una verifica. E, cavolo, Sonny stava fumando marijuana e ha messo il mozzicone nel posacenere. Io gli chiedo, hai altra roba in borsa? Ma lui non dice niente. Poi il poliziotto chiede, avete dell'altra roba? Io non ne avevo idea. Hanno trovato il mozzicone nel posacenere e altra roba nella valigia di Sonny. Mi sono detto, mio Dio, siamo fregati. Ci confischeranno l'auto, ci arresteranno. Fortunatamente, ai tempi eravamo entrambi sulle copertine delle riviste di settore. Così un tipo della pattuglia arriva con 2 riviste e ci chiede un autografo. Certo, dico io, ma ci lasciate andare? Ok, dice lui, e ha convinto gli altri a lasciarci andare. E per finire in bellezza, Sonny ha chiesto, potete ridarmi la valigia? In palestra Sonny incarnava al meglio il classico approccio old school al bodybuilding. Niente tecniche innovative o stravaganti, solo tanto lavoro e impegno con gli esercizi fondamentali. Come la maggior parte dei campioni dell'epoca, seguiva una routine ad alto volume. In preparazione alle gare si allenava 6 giorni a settimana 2 volte al giorno, con una split del tipo: giorno 1 petto, schiena e bicipiti, giorno 2 spalle, femorali e polpacci, giorno 3 quadricipiti e tricipiti. Eseguiva 3-4 esercizi per gruppo muscolare, per un totale di 15-20 serie da 10-15 ripetizioni, utilizzando carichi elevati, riposando circa 2 minuti fra i set. Da ragazzo si concentrava molto nel muovere il peso senza troppa attenzione alla forma di esecuzione dei movimenti, ma racconta che con l'età prestò sempre maggiore attenzione ad eseguire gli esercizi con la migliore tecnica possibile, per aumentare lo stimolo del muscolo target
e soprattutto minimizzare il rischio di infortuni. A titolo di esempio riporto la routine per il petto utilizzata da Sonny in preparazione per il Mr. Olympia Masters del 1995. Iniziava con 6 serie da 10-12 ripetizioni di distensioni con bilanciere su panca piana, poi eseguiva 4 set da 10-12 ripetizioni di distensioni su panca inclinata. In seguito passava a 4 serie da 8-10 ripetizioni di croci con manubri e concludeva l'allenamento del petto con 4 set da 15-20 ripetizioni di croci ai cavi incrociati. Sul lato alimentazione Sonny era famoso per il prodigioso appetito, ma cercava di mangiare cibi naturali, non processati. Fra i suoi alimenti di riferimento ricordiamo petto di pollo, riso, patate e broccoli, che assumeva in grosse quantità. Credeva nell'esigenza di assumere grandi quantità di proteine, limitando l'apporto di grassi. Lontano dalle competizioni mangiava molti carboidrati, che riduceva drasticamente durante la preparazione per le gare. Riconosceva la grande importanza dell'alimentazione per il bodybuilding, in tal senso affermava: una dieta corretta è la spina dorsale del bodybuilding. Senza una dieta sana e rigorosa, il bodybuilding si riduce a un mero sollevamento pesi. Riassumendo, Sonny Smith è stato un protagonista del bodybuilding IFBB degli anni 90, uno dei massimi esponenti della categoria over 40. Un atleta che pur senza tante vittorie ha lasciato un segno indelebile nello sport, grazie alla condizione superba che portava in gara e alla simpatia e cordialità che dimostrava nella vita quotidiana. Dalle isole Samoa all'Australia alla California, il suo è stato un lungo viaggio che lo ha portato a realizzare un sogno: diventare un bodybuilder professionista e vivere facendo quello che amava fare. Rappresentante di un bodybuilding old school senza fronzoli, tanto lavoro e applicazione sia in palestra che sul piano alimentare. Ma anche un uomo controverso, atleta dedicato da un lato e fumatore abituale di spinelli dall'altro, a ricordarci che non esiste solo il piano sportivo nella vita di questi campioni, ma ognuno si porta appresso il suo vissuto nel bene e nel male. Un uomo che ha conosciuto il successo sportivo, ma è anche rimasto invischiato nel traffico di stupefacenti, passando letteralmente dalle stelle al grigiore della prigione, a dimostrazione di quanto possa essere difficile vivere di bodybuilding. Dispiace per la sua prematura scomparsa. Che questa sia stata causata o meno dal suo uso di farmaci legati alla pratica del bodybuilding agonistico non è facile dirlo, ma poco importa ormai e non intendiamo speculare. Noi lo ricordiamo per il grande atleta e il simpatico personaggio che era, consapevoli che a volte gli uomini sbagliano, ma che quando hanno pagato il loro debito con la giustizia bisogna anche saper perdonare. Ciao, alla prossima!